Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive per la prima parte di novembre. Wow, abbiamo la torre. Mm. Amici del Sagittario, la torre arriva sempre per interrompere qualche tipo di realtà che non funziona per la vostra evoluzione. Si parla di destrutturazione dell'ego, quindi potrebbe essere la presa di consapevolezza di certi desideri un po' egoici che voi avete, potrebbe essere un evento esterno che in qualche modo, diciamo così, interrompe la vostra realtà. Andiamo a vedere cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi invece trova nella descrizione del video il mio indirizzo email, basta aprire la tendina. Allora, cominciamo con un cavaliere di pentacoli, un 7 di pentacoli e un cavaliere di coppe, quindi abbiamo due cavalieri, due movimenti, diciamo così, e un 8 di, scusate, un 9 di spade. Allora, il cavaliere di pentacoli può far riferimento ad una persona intorno a voi, che comunque, oppure è una vostra attitudine, ehm, che denota una certa lentezza o nella situazione o in quello che è un certo tipo di movimento, un certo tipo di spostamento anche, o un certo tipo di dialogo, ok? Diciamo che il cavaliere di pentacoli normalmente è un cavaliere che quando arriva, arriva per creare qualche cosa di concreto. Qui abbiamo poi anche un 7 di pentacoli, quindi si tratta poi in fondo di aspettare un pochettino i tempi, diciamo, e gli sviluppi di questa energia. Il cavaliere di coppe invece mi dice che voi vi aspettate un qualche cosa di un po' più rapido, di un po' più esplicito, se vogliamo. Invece l'energia del cavaliere di pentacoli è molto prudente, ok? Il 9 di spade mi dice che molte persone stanno pensando o credono, insomma, di rivivere certe cose che hanno vissuto nel passato. Credo che la torre faccia riferimento a questo. Abbiamo infatti anche la luna che mi parla di passato, quindi potrebbe essere in realtà anche una persona eventualmente che torna dal passato per qualcuno, una persona che ha destabilizzato ehm, probabilmente la vostra situazione emotiva o di allora o di adesso ritornando. In qualche modo la torre porta scompiglio, ok? E qui con il 9 di bastoni, scusate, il 9 di spade un po' lo sento. Sento che c'è questa energia un po' ansiosa, un po' preoccupata, ok? Wow. Abbiamo la luna e la stella dopo, eh? Due carte fortemente femminili e introspettive anche. La carta della stella parla anche proprio di destino e normalmente quando arriva la torre perché è l'universo che ci manda qualche situazione, qualche fatto che appunto interrompe la realtà che c'è stata fino a quel momento, come vi dicevo appunto prima. La luna sì, mi parla di passato, mi parla di subconscio e mi parla anche di paure. Quindi occhio perché quando c'è la luna si parla di proiezioni e molto di quello che sono le nostre paure sono dovute alle proiezioni che facciamo con la mente. In realtà poi magari... E comunque, visto che le proiezioni appunto sono fatte dalla mente, fate attenzione perché quando c'è la torre c'è una caduta dell'ego, è l'ego che fa protezioni e che fa proiezioni. Quindi qui probabilmente è proprio il rendersi conto di alcune cose che si davano per scontato, ok? La carta della stella poi in realtà mi parla di sogni. Oh, guardate come finiamo bene. Ragazzi, avete 4 arcani maggiori, 3 fortemente femminili. È come se la prima parte della stesa fosse più
lenta, diciamo così, la prima parte del periodo, mentre la seconda parte del periodo sarà un movimento un po' più profondo, ok? E comunque si va a finire verso l'imperatore, di conseguenza si va verso la stabilità, verso quello, perché guardate, sono tre carte veramente fortemente intuitivi, tre carte collegate alla luna, alla vostra percezione, al vostro intuito. Sento che qui qualcuno rinforzerà l'intuito con la carta della torre. Quando casca l'ego, quando casca la mente, si apre la parte emotiva, la parte empatica. E quindi sento che è un po' quello il percorso che andrete a fare in questa seconda parte, scusate, in questa prima parte di novembre a livello emotivo. Sì, è vero, ci sono due energie coinvolte, potrebbero essere due persone diverse, potrebbero essere, non mi dicono qui se è qualche cosa che riguarda più la famiglia piuttosto che il lavoro, ma è proprio un'evoluzione di tipo personale che farete voi. Andiamo a vedere per i single che cosa vi riesco a dire di più, perché comunque è veramente è molto forte, come se ci fosse una sorta di riscoperta della parte femminile di sé, uomini e donne che siate, eh. Andiamo a vedere i single. Temperanza al contrario, 4 di pentacoli al contrario, quindi qui è una sorta di insicurezza quella che si prova, eh. È un po' come se si andasse avanti con i piedi di piombo perché non si è tanto sicuri o si è consapevoli di non essere in un perfetto equilibrio psicofisico. Magari c'è qualcuno che si rende conto di essere in un momento, diciamo così, di debolezza e quelli sono i momenti in cui è più facile dove gli altri possano approfittare di noi, no? E quindi qui probabilmente è per questo che si sta andando con i piedi di piombo, magari proprio nei confronti di questo cavaliere di coppe. C'è qualche tipo di questione qui che si sta elaborando. È un po', mi parlano di cipolla, nel senso che è un po' come togliere gli strati poco per volta uno a uno. E qui abbiamo la regina di spade e questo tre di spade. Sento che per molte persone questa torre ha molto a che vedere con questo tre di spade e probabilmente c'è una ferita interna che è quella che vi porta in disequilibrio, che non vi dà la possibilità di aprire la parte femminile, che poi in realtà è quello che andrete a fare, però fino a qui, diciamo fino a metà periodo, è un po' quello, c'è una sorta di rigidità, di troppa morale probabilmente. Andiamo avanti, vediamo la luna. La sacerdotessa un'altra volta, la carta della morte e l'otto di bastoni al contrario. Sì, infatti, è proprio quello il punto. Qui avete bisogno di cambiare il vostro modo di comunicare quello che percepite, o agli altri o anche a voi stessi, perché comunque qui quando c'è l'otto di bastoni al contrario si parla di una comunicazione scarsa, di una comunicazione sfarsata e ripeto, se c'è di mezzo l'ego, c'è sempre un po' questa distorsione della mente. Avete anche la luna che parla di proiezioni, parla di vedere una realtà solo a metà, una realtà che non è completa in realtà, è distorta, ok? E qui l'invito è proprio quello di ascoltare la sacerdotessa che c'è in voi, ascoltare l'intuito, il vostro sé superiore. C'è bisogno di rinforzare l'intuito, di ascoltare di più quello che si prova, di analizzare di più le proprie emozioni. La sento un po' per questo stile, perché anche la morte al contrario, ragazzi, qua mi parla di un ciclo che non si vuole chiudere. La luna parla di cicli, cicli lunari. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Se ve la devo dire tutta, non vedo grosse persone che potrebbero entrare a livello di novità. Può essere che ci si stia preparando a ricevere questa energia con la seconda parte della lettura, però diciamo che ancora non vedo concretamente una persona entrare nei prossimi 15-20 giorni, una persona nuova intendo, però sì che avendo la luna mi può parlare di qualcuno, come vi accennavo all'inizio,
che potrebbe anche tornare dal passato. E io credo che cioè, molte persone sappiano chi vorrebbero far rientrare nella loro vita, ok? Ma sento che è più per un desiderio di rivalsa che non per un reale amore. Qui abbiamo il 3 di spade e la regina di spade. C'è qualcuno che ha bisogno di una rivincita. La sento un po' così. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione cosa vi posso dire di più specifico. Allora, cominciamo con un 10 di bastoni al contrario, un 4 di spade al contrario, la regina di pentacoli, il sole al contrario. Allora, il 10 di bastoni al contrario mi ridice un po', mi ridà un po' l'energia. ehm, sì, se vogliamo anche un po' di questo 9 di spade. Nel senso che c'è qualche ciclo che si dovrebbe terminare, ma probabilmente non si termina. O se avete anche voi l'energia che avevano un po' i single con questo cavaliere di pentacoli, cioè andarci piano, io sento che qui qualcuno ha bisogno di ridimensionare, riequilibrare quelli che potrebbero essere i pesi o le responsabilità all'interno della relazione, ma bisogna andarci con i piedi di piombo, bisogna muoversi facendo attenzione. C'è qualcuno qui che ha bisogno di riprendersi in mano il proprio potere personale, con la regina di pentacoli. Qui anche i single avevano una regina e c'era una figura anche nella lettura generale, quindi credo che questa figura faccia riferimento a qualcuno che voi avete in testa. Per molte persone potrebbe essere anche una madre, un modello che si sta seguendo o al quale si vorrebbe assomigliare, ok? Però qui tutte e due le carte in tutte e due le linee che parlano di guarigione sono girate al contrario, quindi, ma perché sento che ancora è vivo questo 9 di spade insieme alla torre, c'è qualcosa da elaborare e qui con la carta del sole al contrario non si va verso l'espansione. Quando c'è la carta del sole mi può anche parlare di bambino interiore, quindi fate attenzione perché qui potrebbe esserci una sorta di ferita e mi parlano di perpetua, quindi ripetuta nel tempo, che va a danneggiare sempre di più il vostro bambino interiore ed è per quello che probabilmente certe persone hanno proprio anche problemi di insonnia, di ansia, di palpitazioni, attacchi di panico. Per qualcuno se questo senso di sofferenza e di ansia è molto forte, insomma, può anche veramente essere un disturbo importante, no? Dar fastidio, perché comunque pensate a chi soffre di insonnia che non dorme bene, come si inizia la giornata, si affronta scarichi, senza energie. Andiamo a vedere la sacerdotessa. No, scusate, la luna. Abbiamo l'asso di bastoni. Parte qualcosa nel secondo periodo. L'asso di bastoni è l'azione, qualcuno che si muove con determinazione, è il metterci un'intenzione, quindi qualcosa si muove. Per qualcuno potrebbe trattarsi di un incontro intimo con, con la vostra persona di interesse o con una nuova fiamma all'interno della relazione, ok? Va bene, andiamo a vedere come terminiamo. Terminiamo con un 8 di bastoni che avevamo già qui anche per i single. L'appeso al contrario un cavaliere di pentacoli. Qui si sblocca qualche cosa, ragazzi. Probabilmente ci sarà un'azione che porterà a una comunicazione. Il fatto di voler comunicare un certo tipo di termine, cambi, regole, ok? Un certo tipo di rinascita. I single avevano la morte, voi avete il 10 di spade di bastoni al contrario. Quindi c'è una sorta di comunicazione nello sbloccare le cose, cioè andiamo avanti, come si va avanti, facciamo un piano d'azione per capire come andare avanti entrambe con prudenza o come andare avanti in questa situazione con prudenza, ok? Quindi
In realtà non la vedo male, c'è da ricalibrare un attimino quelle che sono le forze, perché appunto la torre porta un po' di scompenso, ok? Per i single, ripeto, c'è prima da elaborare un po' ancora questa sofferenza per permettere alle nuove energie di entrare, e per voi invece che siete in una relazione è più una questione di fare un movimento per riprendervi il proprio potere personale. È vero che avete il 4 di spade al contrario, non siete completamente ancora, diciamo così, ehm, in equilibrio, ok? E in effetti anche il 7 di pentacoli che c'era qui sopra parla di aver pazienza, e anche la temperanza che hanno i single parla di pazienza, no? E anche il 4 di spade che è una carta che parla di un momento di riposo proprio per ricaricare le pile. Ok, allora andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura. Però comunque diciamo che la fine del periodo va verso la stabilità, verso l'illuminazione, verso è la comunicazione in tutte e due le stese qui anche. È una comunicazione verso l'esterno, ma prima di tutto verso l'interno, cioè voi con voi stessi. E quindi andrete a capire che cosa vuol dire per voi casa, dove vi sentirete al sicuro. Ho questa sensazione perché abbiamo anche l'imperatore alla fine della lettura, ok? Va bene, andiamo a vedere un oracolo per chiudere la lettura, vediamo che consiglio vi danno. Grazie. Guardate, relazioni delle vite passate. Vi siete conosciuti in passato. Wow. E allora ragazzi vi dico che in realtà, fatemi vedere, non ho proprio carte da anime gemelle. Però sì che ho la luna, sì che ho la stella che parla di destino. Potrebbe essere una relazione veramente evolutiva, diciamo così, un momento evolutivo per voi, qualsiasi sia il vostro stato, ok? Probabilmente per i single potrebbe essere una relazione che è già passata e la persona alla quale pensate potrebbe essere questa regina di spade. Oppure potrebbe essere la persona con la quale siete in una relazione adesso, che sia una persona che avete già conosciuto in un passato. Wow, che forte. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Io ho già pubblicato gli oroscopi del 2023, sia quello generale che quello riguardo la crescita spirituale. Trovate tutto nelle playlist come sempre. Se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete mettere un like, condividere, commentare o lasciare una donazione, ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!